Salve a tutti! In questo video parlerò di come riuscire a personalizzare un amplificatore operazionale. Partiamo subito dal problema. Perché abbiamo bisogno di personalizzare un amplificatore operazionale, nonostante il fatto che in commercio ce ne siano di infiniti tipi e infinite prestazioni? Il problema è che tutti gli amplificatori operazionali che si trovano banalmente in commercio hanno una grossa limitazione, ovvero possono erogare in uscita piccole correnti. In generale, da un'analisi e da esperienza, la massima corrente che può erogare un amplificatore operazionale si aggira sui 40 mA. Ovviamente si trovano anche in commercio amplificatori operazionali che possono erogare alte correnti di uscita, come ad esempio quelli per gli amplificatori audio, ma in quel caso hanno un peggioramento delle prestazioni dinamiche. Oppure ci sono amplificatori con grosse correnti di uscita e ottime prestazioni dinamiche, ma costano un bel po'. Così mi sono chiesto se era possibile personalizzare un amplificatore operazionale in modo che in uscita riuscisse a erogare più corrente. E la soluzione che ho trovato è la seguente, ovvero molto banalmente quella di andare a connettere l'output dell'amplificatore operazionale ad uno stadio push-pull a transistor, che poi è anche la soluzione integrata che viene utilizzata per realizzare gli amplificatori operazionali di tipo audio. Quindi, andando a effettuare questo collegamento, abbiamo che banalmente la corrente di uscita dell'amplificatore operazionale viene amplificata grazie alla presenza di questi due transistor. Ovviamente la corrente massima che potrà uscire da questo circuito dipende esclusivamente dalla corrente massima che possono portare i transistor e ovviamente se il guadagno di corrente è sufficiente per poter far erogare quella corrente ai transistor stessi. Inoltre le prestazioni dinamiche dipendono da questo stadio push-pull, quindi le prestazioni dinamiche dell'amplificatore operazionale restano quasi del tutto invariate se in uscita andiamo a mettere due transistor veloci e generalmente, tranne per il caso in cui usassimo transistor che portano in uscita più di una decina di ampere, la condizione di avere uno stadio push-pull con transistor più veloci dell'amplificatore operazionale, diciamo che è quasi sempre verificata. Ovviamente, particolare curioso è che andando a utilizzare questa configurazione, adesso l'uscita del nostro amplificatore operazionale non sarà più questa, ma diventerà questa. Quindi quando andremo a costruire la rete di retroazione, nel caso di, se vogliamo utilizzarlo come amplificatore invertente, non invertente, come integratore o qualsiasi circuito relativo alle tipologie usate per gli amplificatori operazionali, l'uscita che dobbiamo andare a retrazionare è questa qui. Per capire meglio quindi il funzionamento di questo circuito, adesso andrò a costruire su LT-Spice un semplice circuitino dove in pratica andrò a effettuare una rotazione di tipo unitario, quindi banalmente andrò a cortocircuitare l'ingresso invertente dell'amplificatore operazionale con la sua uscita e vi farò vedere appunto il funzionamento in questa nuova modalità. Ecco qui riportato il circuito su LT-Spice
E adesso andiamo a effettuare una simulazione. Come si può vedere, ho connesso il circuitino a un generatore di tensione di 12 volt e l'ho messo in modalità di retroazione unitaria, quindi di buffer. Effettuo la simulazione. Ho messo in ingresso come segnale che arriva al pin invertente un segnale di tipo sinusoidale in valore assoluto e come possiamo vedere, ecco che l'uscita lo segue fedelmente, quindi sono perfettamente coincidenti e la corrente è molto elevata, mezzo ampere. Ovviamente, come vi dicevo, la retroazione è fondamentale che sia sull'uscita perché, come potete vedere, su questo pin, quindi sull'output originale dell'amplificatore operazionale, c'è una tensione ben diversa da quella presente in ingresso. Questo perché lui, per riuscire a portare qui la tensione fedele all'ingresso, quindi con massimo 5 volt in questo caso, deve deve impostare sul suo output una tensione più grande dovuto al fatto che c'è la presenza del diodo di base emettitore del transistor. Quindi adesso vado a effettuare un'altra simulazione collegando invece una tensione fissa in modo che sia più chiaro questo concetto, ed ecco qui. Quindi abbiamo che la tensione di ingresso è di 2 volt e la tensione di uscita, ok, c'è una differenza del 1 milionesimo di volt, ma è quella. Mentre qui appunto c'è una tensione più alta, proprio dovuto al fatto sempre di questo diodo. Quindi se noi per esempio andassimo a effettuare il feedback sulla uscita originale dell'amplificatore operazionale, commetteremmo un errore perché, come vedete, in questo caso riporta qui la tensione giusta, quella di 2 volt, e qui la tensione invece sarà minore. Quindi questo circuito funziona perfettamente anche in regime dinamico, come abbiamo visto prima, infatti segue perfettamente anche a livello di congruenza di salita e di discesa del segnale. Abbiamo che dipende dalle prestazioni dell'amplificatore operazionale e soprattutto dalla velocità dei due transistor. Come abbiamo visto su Spice, quindi, questa personalizzazione funziona perfettamente e quindi questo tipo di circuitino, questo miglioramento della corrente di uscita degli amplificatori operazionali ci tornerà molto utile per la realizzazione dei nostri progetti futuri. Molto bene, per questo video quindi è tutto. Alla prossima!